Settore mega ibrido moto, scorre dolce tra la città, il grigio la sua via traccia. Nessuno lo può fermare, in autostrada lui vola, nelle extraurbane scene, con sicurezza domina. Andy prova su prova, lui sempre avanti va, nel traffico e nelle curve, leggenda ormai sarà, lucente in ogni riflesso, brilla sotto il sole. Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo in compagnia oggi grazie a Honda Janua Genova, grazie a tutto il suo staff, grazie a Chicco, siamo in compagnia dell'Honda XADV 750. E allora voi conoscete già questo mezzo perché è già da qualche anno che è in circolazione, siamo proprio appena partiti adesso dalla concessionaria, quindi cambio DCT che è già ormai il mio secondo approccio con questo cambio. Qui ce l'abbiamo su uno scooter, quindi intanto cerchiamo di capire se va chiamato scooter. Sicuramente sì, anche se vi posso dire che a parte la posizione, diciamo, delle gambe che sono in posizione convenzionale, mi ricorda tanto una moto. Allora il parabrezza è regolabile, vedremo dopo di farlo perché la zona di campo visivo qua mi interferisce un pochino. Proviamo anche un'altra mappatura che, come sulle Honda, ne abbiamo 4 più una personalizzabile. Noi questa prova la possiamo fare sia nel cittadino, quindi sia nel casa ufficio classico, siamo nell'orario di uscita degli uffici, ma la useremo anche come potrebbe essere usata, come dovrebbe essere usata questo mezzo, ovvero anche nel fuoriporta, perché è un mezzo che ben si confà sicuramente al fuoriporta. Condivide la stessa piattaforma che abbiamo sul Forza 750, ma questo ha una maggiore escursione delle sospensioni di 150 mm, sul Forza sono più stradali e un manubrio più largo. Poi tutto il resto è condiviso. Abbiamo una gommatura che è leggermente più, diciamo, per fare un minimo di sterratino facile, semplice, perché onestamente anche se avessi le pedane rally che sono disponibili come optional, con questo mezzo non mi verrebbe proprio da, insomma, poi lo vedremo un po' fuori non mi viene da fare sterrato con questo mezzo. Dalle prime cose che posso dirvi è che sicuramente è un mezzo scattante, che pesa sì 235 kg in ordine di marcia, vedete come si muove veramente bene, e poi ha una bella, bellissima, buona frenata che mi piace, sia il posteriore che l'anteriore. Io sugli scooter cerco sempre di tenerli bassi dietro, quindi sempre con un dito, solitamente io cerco di tenerlo schiacciato dietro anche per avere, diciamo, un po' di freno motore, me lo faccio io col dito, col freno posteriore, ho sempre fatto così sugli scooter. E anteriore anche vedo che comunque si usa con un dito. Questo è il freno a mano, ovviamente nella posizione dell'Africa qua c'è il freno, quindi non può essere. Leve regolabili entrambe, stesso tipo di leve. Parte subito quando al primo tocco del gas, così come anche il setting, il mordente veramente c'è subito, cioè la prima parte, i primi 2-3 cm di frenata, lo vedete come affonda repentina, la forcella come si siede. Adesso non facciamo il solito taglio perché oggi cambiamo strada, facciamo Corso Gastaldi. Ragazzi, non me ne sono reso conto, a questo corsa lunga proprio come sull'Africa vi porta subito, avete visto, ero a 60-65 km/h indicati e non me ne sono neanche accorto. Che corsa lunga, voi lo sentite che gira sempre basso di giri e in realtà avete fatto già tanta strada. Le spalle sono abbastanza esposte perché comunque devo dire che non si ha un enorme riparo aerodinamico, perché questo cupolino è molto piccolo, sicuramente chi di voi ce l'ha, ci saranno tantissimi aftermarket. La parte del manubrio mi fa sentire molto su una moto, anche la sensazione è abbastanza l'anteriore, devo dire. Davanti abbiamo una ruota, un cerchio da 17 e dietro 15, 120-70, quindi molto, cioè assolutamente stradale come gomma, da moto proprio da strada. Il tunnel non interferisce per chi è 1,70, io spazio sulla pedana ne ho parecchio. Mi piace vedere la forcella che è regolabile, questa Showa
precarico ed estensione. Il posteriore è sempre un po' secco. Naturalmente il DCT è possibile azionarlo anche manualmente. Se siete 1,70 intanto vi faccio vedere che toccate così, cioè molto poco, perché comunque la zona di calzata è molto larga. Eccoci nel contesto extraurbano, dove tanto volevo portare questo maxi scooter ibrido, e allora vediamo come affronta le curve, e voi vedete che già lo sto usando in manuale. Perché mi trovo sicuramente meglio, è sicuramente più opportuno utilizzarlo manualmente, perché se io adesso vi faccio vedere invece che lo mettiamo in automatico, completamente in automatico, non appena voi provate ad accelerare un pochino per uscire da una curva, lui mette subito il rapporto successivo. Poi questo scooter è come l'Africa Twin, è completamente personalizzabile, però insomma io preferisco gestirmene io, oppure lo guido veramente, vedete, quarta, quinta, cioè lui continua a buttare dentro. È vero con corsa lunga, è vero che ha tantissima coppia, però secondo me è un pochino più gratificante in un misto guidarselo manualmente. Però capisco perfettamente che chi compra uno scooter, anche se ha le marce, voglia scegliere di utilizzarlo la maggior parte del tempo completamente manuale. Gestione del gas veramente buona, ride by wire. Lo scooter è stato aggiornato in realtà da un paio d'anni, quindi avete già il dashboard a colori, come più o meno siamo abituati a vederlo anche per esempio sul Transalp, come avete potuto vederlo sul Transalp. I comandi qua sono identici a quelli del Transalp. Mi starete chiedendo se a me queste cose piacciono, sì o no. Secondo me sì, sono una gran bella cosa quando la tecnologia riesce così a creare queste cose ibride. Se mi state chiedendo la sensazione di guida se è come quella di una moto, no, non è come quella di una moto, ma ci si avvicina abbastanza. Comunque avere i piedi qui su una pedana non vi può far sentire su una moto, non riuscite ad avere la stessa sensibilità, lo stesso controllo del mezzo, perché avete maggior parte sul sedere, anche i pesi sono distribuiti diversamente da una moto. Però diciamo che la sensazione dell'anteriore non è male, non è assolutamente male. Se vi devo dire però che mi dà la fiducia di una moto, no, non mi dà la fiducia di una moto. Però io sinceramente capisco chi lo compra. Il parallelismo con il suo competitor, il suo più acerrimo, tra virgolette, nemico, è il T-Max. Secondo me il T-Max è una cosa completamente diversa, è molto diverso il T-Max. Questo ha trasmissione a catena, questo ha comunque le marce, anche se è vero che è robotizzato, ma ha le marce, quindi comunque voi sapete in che marcia siete, avete la gestione del freno motore, avete le power, le mappe motore, ma questo ce l'ha anche il T-Max, però voi sapete in che marcia siete, è una cosa diversa, vuole in questo senso essere più una moto. Il manubrio nonostante condivida appunto la piattaforma col Forza, il manubrio è assolutamente un manubrio da moto, quindi diciamo che le sensazioni sono proprio quelle. Il parabrezza regolabile su 5 livelli mi ricorda più una moto sport tourer piuttosto che uno scooter. Secondo me 50 sono più che sufficienti su un mezzo del genere, che è cittadino sì, ma lo vedo benissimo anche in gite fuori porta, perché comunque la potenza non è così poca. Guardate che ottima gestione, io mi aiuto sempre, gioco sempre col freno posteriore nelle svolte così strette, ha un buonissimo attacco, il DCT qua è tarato molto bene. Sentite come borbotta, perché proprio mi sta facendo, mi rassoda il sedere, perché quando ha 2000 giri è molto piacevole, mi piace. Sentite il corsa lunga, il pistonare dei pistoni, c'è una poiana là. È bello, ha la giusta potenza per muoversi in città e anche nell'extraurbano e anche in autostrada.
in due ci potete andare a fare pure dei viaggetti, perché comunque c'è la possibilità di comprare le borse laterali e il bauletto, il top case. Ha una buona frenata, disco da 2,98, 2,96, doppio disco anteriore, e abbiamo soprattutto rispetto agli scooter normali una ciclistica che è un po' diversa. Io capisco la cavalleria che sia per alcuni non eccessiva, perché comunque un 750 potrebbe anche uno desiderare di più, ma secondo me, visto che comunque, come vi dico, è un ibrido, è una cavalleria giusta. Un bicilindrico parallelo a corsa lunga, quindi cosa significa? Che fa pochi giri, fa tanta strada e pochi giri, sembra un motore americano di una macchina. La dotazione è completissima, costa, sì, costa anche un po' più del fratello, 12.000, mi sembra 12.690, 12.7, ma ha ride by wire, ha il DCT, quindi questo ha il cambio, che potete utilizzarlo con le palette oppure far tutto a lui. Una sottosella che nella versione questa che è stata aggiornata un paio d'anni fa ha 1 litro in più, quindi ci sta un casco integrale, adesso ve lo farò anche vedere, c'è un mio casco integrale dentro, quasi 70 Nm di coppia, quindi significa che questo motore spinge dai bassi. Un manubrio da moto, forcelle da moto delle Showa da 41 mm, 236 kg con il pieno, che mi pare che sia sui 13 litri. Voi direte 13 litri non sono tanti, sì, ma vi posso dire che in Aurelia segnava 30 km litro andando dietro le macchine nel traffico. Adesso su questo misto, senza ancora aver fatto la discesa, siamo a 23, quindi poi vi darò comunque, visto che ce l'ho per più giorni, un resoconto di fine giro. Luce a terra 165 mm, quindi si potrebbe fare anche un po' di off-road, ma io sinceramente anche cioè in piedi non so che cosa riuscirei a fare con questo scooter. Si possono montare delle pedane, queste sono quelle del passeggero, delle pedane arretrate per poter stare in una posizione un po' più, diciamo, motociclistica. Vedete, questa è la strumentazione. Qui abbiamo, questa è la strumentazione, qui abbiamo come sul Transalp la possibilità di regolare tutte le varie opzioni, perché poi ci sono le modalità di guida che sono questa è la modalità utente, che è totalmente personalizzabile nella regolazione del motore, l'engine brake, il controllo di trazione, l'ABS, quindi veramente ben fatto. Andiamo a modificarci anche il display, mettiamo per esempio questo che mi piace di più, sì, questo, e poi qua abbiamo le varie modalità, i riding mode, che sono già quelli preimpostati che non si possono toccare, poi c'è lo user. Qui abbiamo la possibilità di selezionare se il DCT lo vogliamo manuale o automatico, e queste sono le palette che regolano il DCT. Come al solito la mia piccola critica, questo è il freno a mano, la mia piccola critica: non ha neanche questo mezzo il cruise control. Le leve da moto, assolutamente da stampo motociclistico, regolabili, luci a LED che probabilmente non si vedono molto perché c'è molto sole adesso. Vi faccio vedere anche il sottosella. Come potete vedere, vano dove ci sta un casco integrale e c'è anche la luce. C'è anche una presa USB. Vedete la catena, il monoammortizzatore, e sotto si vede il leveraggio progressivo. Il mezzo sembra molto snello, dà idea a dei bei volumi che sono veramente belli. Capisco anche perché vende più del fratello, perché è sicuramente più bello. Il parabrezza, non ve ne ho parlato, regolabile su 5 posizioni, 11 gradi di escursione e circa 130 mm l'altezza dalla posizione più bassa alla posizione più alta. Molto bello il comando del gas, veramente preciso. Video serale, dobbiamo andare a spedire un pacco e siamo con la moglie, così anche lei può provare la zona posteriore. Non vi ho parlato nella recensione della frenata, che è progressiva al posteriore ed è una vera frenata, e all'anteriore abbiamo un affondamento, come vi ho detto, nella prima parte di escursione, però comunque la potenza frenante c'è ed è una potenza frenante da moto. Adesso avremo anche un feedback del passeggero di come si sta dietro. Intanto devo dire che comunque non si siede troppo per un passeggero di poco più di 50 kg. Devo dire che l'assetto rimane comunque bilanciato. Faccio vedere un po' di mare genovese, un feedback sul sellino passeggero, e adesso andremo a intervistare
mia moglie, che le chiederemo che cos'è che non le piace. Tanto, come potete vedere nel sottosella, una scatola così come quella da scarpe non ci sta. Rifornimento Oggi prova su prova, lui sempre avanti va. Nel traffico e nelle curve, leggenda ormai sarà. Ti ho filmato qua, non riesci a starci perché c'è questa gobba. Qua ci sei tu. Qua ci sono io, qua è troppo stretta, le maniglie qua non riesci a prenderle. Sì, perché non Sì, posto. quindi dove le metti sei troppo indietro, sono troppo indietro. Sono troppo indietro. Sei troppo indietro, ok, perfetto. Non... Distanza fra le tue gambe e le pedane è a posto. Quello è a posto. Però le mani, la sella non va bene, non va molto bene. Non è comoda, le maniglie. Perfetto. Sono le ore 7:25 del mattino e noi adesso andiamo a fare un'andata al lavoro, come fanno molti italiani. Facciamo l'andata in autostrada e al ritorno passeremo dalla città, così avremo una panoramica veramente completa. Andiamo 0-100. Niente male lo spunto da fermo, devo dire che è veramente buono. Le spalle sono molto esposte, la testa è riparata soltanto, è poco riparata perché poi sul collo mi arriva tanta aria. Volevo vedere a 130 indicati a quanto gira. 130, poco oltre i 4000 giri, motore che gira veramente basso. Questi colpo l'ho sentito, questo stacco dell'asfalto l'ho sentito. A 120 km/h si viaggia a filo gas, però aria, ragazzi, se ne prende molta con questo cupolino. E questo scooter è veramente sprecato se utilizzato solo in ambito cittadino, perché guardate veramente, quello è lo zero e siamo a un 10% di gas per girare a 120. Anche sulle gambe, sugli sticchi, aria ve ne arriva. La stabilità comunque è molto buona. Se vi ho detto che non mi infonde grande fiducia nelle pieghe, la stabilità comunque anche su questi viadotti dove c'è vento è molto buona. €2, ragazzi, €2 per aver fatto con la moto 15 km su questo schifo. Vergognosi. Io comunque direi prova autostradale superata con qualche pensiero sul fatto che dovrebbe essere protettivo, perché uno scooter in realtà lo prendete più per gioco, perché sennò ci sono cose più protettive sicuramente. La prova è superata, come vi ho detto. Togliamo il frenamano, partiamo, siamo con le manuali. Adesso siamo praticamente arrivati al lavoro. Noi, la zona avete capito dov'è, noi ci risentiamo all'uscita dal lavoro quando faremo del vero traffico cittadino. Non che ieri non l'abbiamo fatto, certo che ieri l'abbiamo fatto. Adesso io chiudo, noi ci risentiamo questa sera. Ciao! Fa il mazzo al T-Max, non lo so. Alcuni colleghi appunto dicevano che non serve a niente, è un ibrido come lo vogliamo vedere, come uno scooter che fa meglio tutto, o uno scooter che non fa bene lo scooter. Cioè, può essere visto in tanti modi, mi rendo conto, dipende anche da come lo utilizzereste, da che tipo di percorso fareste, perché per esempio se ci fate autostrada qualcosa di più protettivo sarebbe meglio. Se lo usate su un misto, forse questo è un po' più gratificante rispetto a uno, cioè mi rendo conto che non è facile comunque catalogarlo e non è facile neanche sceglierlo correttamente, che poi voi non siete pentiti. Non so esprimermi a riguardo, perché da un lato da uno scooter vorrei altro, vorrei anche più capacità di carico, vorrei consumi bassi, ci sono, ma quello ok, però vorrei anche più protettività. Una moto come per esempio la mia protegge più di questo attualmente con questo cupolino originale, quindi
È veramente una scelta molto difficile e molto personale. Io scommetto che fra di voi ci sarà chi è super contento che lo ha ed è super contento e magari ci fa pure le vacanze, ci si va pure a divertire, o ci sarà invece che, come questo collega dice, con cui ho parlato, dice: per me è una cosa inutile, totalmente inutile, costa troppo, uno scooter deve costare poco, oltre che essere affidabile e consumare poco. Io no, mi sono promesso che non vi do il mio giudizio qua. Se apriremo una discussione ne parleremo. Come media consumo finale, considerato che dei pezzettini di strada li ho fatti un po' allegro, fuori in extraurbano, insomma c'è stato un utilizzo un po' vario, poi c'è stato tanto cittadino, anche lento nel traffico come state vedendo ora, ci sono stati ieri più semafori nel centro, insomma un utilizzo direi proprio come potrebbe essere il vostro, e siamo a 26 km litro. Chilometri fatti ne ho fatti circa un centinaio, non sono andato troppo fuori città, però direi che insomma un centinaio sono stati un'esperienza sufficiente per conoscere l'XADV 750. Confermo la posizione in sella, facciamo un po' un recap. Confermo una posizione in sella con un tunnel centrale molto ampio che non permette grandi possibilità di muovere le gambe, e anche salire e scendere è un pochino difficoltoso perché insomma dovreste salire e scendere come su una moto. Difetto che per esempio qua c'è il tutor e io vorrei avere un bel cruise control, vorrei avere in queste situazioni. Non mi piace un po' la secchezza anche il mono, nonostante abbia un mono vero, e il fatto che non sento tantissimo l'anteriore. Confermo, nonostante un po' che lo utilizzo, non sto parlando di ragazzi nel cittadino, sto parlando di che utilizzarlo un po' come una moto, un po' per divertirsi e piegare, no, non lo sento. Adesso vediamo anche come si comporta in mezzo al traffico. Come vedete qua alla Foce a Genova, siamo arrivati ormai da Janua, c'è molto traffico, la trasmissione non mi dà fastidio nonostante sia catena. Ecco un altro difetto, secondo me non difetto, una caratteristica progettuale che non apprezzo è il fatto che abbia la catena e non una cinghia, come per esempio l'altro suo competitor, perché qua si ha anche la manutenzione della catena come su una moto, il gas è molto preciso e anche il cambio, la trasmissione è ottima, anche a queste velocità veramente bassissime, e anche un bellissimo equilibrio. Guardate come sto in equilibrio, guardate, sono fermo, solo freno posteriore, avete visto come riesce a stare perfettamente fermo. Allora ragazzi, siamo praticamente arrivati, la prova è finita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il mio video, se vi piace questo tipo di contenuti, che ne volete altri, queste prove esperienziali con anche scooter o mezzi che compriamo e utilizziamo tutti i giorni. Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, e venite a provare o a fare dei preventivi o a acquistare delle Honda da Janua qui alla Foce. Siamo praticamente arrivati, quindi saluto, ci vediamo alla prossima. Da Ange è tutto, ciao!